Ciao, in questo video vedremo la nostra scheda solita 8 ingressi e 8 uscite con montato l'adattatore per Arduino Nano, quindi due schede, due adattatori Arduino Nano collegati tramite la UART di Arduino, la RX-LTX, tramite un cavo, questo qui, che attaccheremo dopo averlo programmato. Useremo il software OutSeal Studio, il protocollo e Modbus. Questo sarà master e questo slave. Poi in un video successivo ti farò vedere che con degli adattatori, convertitori TTL RS485 puoi usare un master e tanti slave anche collegati a lunga distanza. Adesso iniziamo a vedere un master e un solo slave. Lo schema è questo, quindi il transmitter è il nostro master Modbus e il receiver è il nostro slave Modbus. TX deve essere collegato all'RX e viceversa, i GND collegati insieme. Due cavetti USB che vanno al computer e andiamo a vedere il software di OutSeal Studio come va configurato. Lo apriamo, prima cosa da fare è cambiare la lingua con l'inglese, andare in setting, selezionare Nano V5. Qui abbiamo anche il pinout, che è quello poi della nostra scheda. Il baud rate sarà quello che userà il Modbus. Possiamo scegliere tutti questi baud rate qui, da 9600 a 115002. Se non abbiamo bisogno di alte velocità possiamo pure stare bassi, così evitiamo anche interferenze. Il Modbus address serve solo per gli slave. Il master lo acquisisce in automatico, carico un progetto già fatto che ho preparato. Questo è lo slave che ha all'interno questa configurazione qui, ovvero dei relè interni binary che si inseriscono da qui, da B1 a B8, che comandano le 8 uscite che sono i nostri 8 relè. Per intenderci, lo slave è questo di qui e il programma è questo. Adesso attacco l'USB dello slave, andiamo a vedere la COM6, si carica il programma, l'indirizzo gli diamo 2, possiamo dare qualsiasi indirizzo, siccome io ho preparato il programma master che indica indirizzo 2, adesso per non andare a correggerlo vi lascio 2. Vedi che lampeggia, sta trasferendo, ok, ha trasferito. Ok, dopodiché sullo slave non dobbiamo più fare altro, adesso sarà il master che va a chiudere questi relè interni da B1 a B8 per fare citare gli 8 relè sullo slave. Adesso sullo slave non ci sono i relè, ci sono solo i LED. Stacco il cavo dall'USB dello slave e attacco questo qui del master. Potrei attaccarli entrambi e selezionare solo la giusto per non sbagliare, ne collego uno alla volta. Apro il programma del master che è un po' più articolato, che adesso ti vado a spiegare. Nei setting questo indirizzo viene ignorato perché ci sono queste 8 istruzioni che vanno a prendere gli ingressi, questi qui da S1 a S8, vanno a scrivere anche qui dei relè interni, dei binari da 1 a 8, e poi sono usati per trasferire tramite queste istruzioni qui, che le troviamo qui dove c'è il Modbus. Dovrebbe essere un master function e dopo c'è il numero da 1 a 16. L'MF5 si occupa di forzare una singola bobina. C'è anche una nuova istruzione che è l'MF15, che è una forzatura multipla, ma io non sono riuscito a farla funzionare. Se qualcuno ci riesce me lo scrive nei commenti, così magari facciamo anche un video. Dentro questa istruzione bisogna mettere l'indirizzo dello slave, l'offset che è 128, perché lo slave ha degli indirizzi particolari, questi qua. Nel nostro caso dobbiamo andare a scrivere dal B1 al B8, quindi dobbiamo partire dall'indirizzo 128. Il B2 sarà 129, il B3 130 e così via. Quindi il 128 va a prendere il B1, lo stato del B1, il baud rate è quello che le abbiamo scritto nello slave e costruire un timeout nel caso in cui non riesce a comunicare. Il timeout lo vediamo già accendersi, che lampeggia, perché sta cercando lo slave che non è connesso. E così ci sono 8 istruzioni che trasferiscono lo stato di questi da B1 a B8 verso lo slave, quindi vanno a forzare quelli che hai visto prima, quindi vedremo accendersi il LED sullo slave.
Questo qui invece è un'istruzione contraria, legge lo stato degli input dallo slave, quindi quando sullo slave l'input, l'offset è 0, perché l'S1 switch parte da 0, quindi lo 0 è l'S1, l'1 l'S2 e così via. Però qui ci basta un'istruzione sola perché posso dirgli quanti dati andare a leggere, in questo caso 8, quindi da 0 8 dati, quindi vado a leggere da S1 a S8 del mio slave, e dove li vado a scrivere dal B9 in avanti. Dal B9 al B16 avrò lo stato degli 8 indirizzi del mio slave, i miei 8 input, che mi vanno a accendere invece sul master le 8 relè. Trasferisco anche il master, vediamo che lampeggia. Ok, adesso collego l'USB dello slave e attacchiamo anche il cavettino RxTX. Attacco il cavettino RxTX, vedrai accendersi fisso il LED rosso che sta lampeggiando. Ok, i LED sono fissi, ma qui in camera sembra quasi che lampeggiano. Premendo l'ingresso 1 sul master si accende il relè sullo slave, lo vedi là in fondo. Il 2 sul master, si accende il 2 sullo slave, ingresso 3, 4, 5, 6, 7 e 8. La stessa cosa, se io chiudo gli ingressi sullo slave, mi si eccitano i relè sul master. L'unica cosa che qui adesso io non ho collegato nessun interruttore, vado a chiudere direttamente l'optisolatore. 1, 2 e così via. Non li faccio tutti perché col cacciavite si fa un po' di fatica. Comunque il concetto è questo. Adesso gli 8 ingressi del master vanno a accendere le 8 uscite dello slave e gli 8 ingressi dello slave vanno a accendere le 8 uscite del master. È il master che comunque va a leggere e a scrivere, è sempre il master che interroga, e con questo possiamo fare tante belle cose tra i due dispositivi. Adesso sono solo due, però mettendo un'interfaccia RS485 come ti dicevo all'inizio, puoi espanderlo fino mi pare a 128. Per questo video è tutto, spero ti sia stato utile, ci vediamo, sentiamo al prossimo video. Ciao!